Ciao a tutti e bentornati sul canale. Dopo settimane intense nelle Filippine, il nostro viaggio continua e questa volta approdiamo in un luogo che per me ha un significato davvero speciale, Singapore. C'ero già stata nel 2019, durante uno scalo di 12 ore di ritorno dall'Australia. Ricordo ancora perfettamente quella sensazione, una città giardino, futuristica e tranquilla allo stesso tempo, dove ogni dettaglio sembrava disegnato con cura. Già allora mi ero detta, devo tornarci con più tempo, con il mio quaderno e i miei acquerelli, e oggi finalmente eccomi di nuovo qua. Singapore è una città-stato del sud-est asiatico ed è un crocevia di culture e di mondi. Cina, Malesia, India, Europa. Tutto si intreccia in una città che non smette mai di sorprendere. È moderna ma radicata, spirituale ma tecnologica, verde ma piena di energia. Perfetta per essere raccontata e dipinta. Iniziamo questa esplorazione proprio dal simbolo della città, i Gardens by the Bay. Appena entro mi sembra di camminare in un sogno fatto di vetro, acciaio e foglie giganti. Le enormi strutture a forma di albero si innalzano come sculture viventi, coperte di piante e fiori. Il vento passa tra le passerelle sospese e il profumo delle orchidee si mescola all'umidità del mattino. Trovo un punto tranquillo e apro il mio quaderno. Davanti a me un intreccio di linee futuristiche e colori naturali, lilla, verde lime, toni metallici. Cerco di tradurre su carta la sensazione di equilibrio tra natura e architettura. Ogni tratto è una sfida, dipingere un luogo così moderno e vivo, ma senza perdere la sua poesia. Il sole filtra tra le foglie e crea riflessi cangianti sull'acquerello ancora bagnato, come se anche la luce volesse far parte del disegno. Nel pomeriggio ci spostiamo verso Marina Bay, il cuore moderno di Singapore. Qui tutto sembra sospeso tra cielo e acqua, grattacieli, ponti futuristici e il celebre Marina Bay Sands, l'hotel con la piscina panoramica sul tetto che sembra sfidare la gravità. Mi fermo in un luogo tranquillo, da dove si vede tutto lo skyline riflesso nel mare. L'atmosfera è diversa rispetto al mattino, più urbana, più vibrante. Apro il quaderno e inizio uno sketch panoramico. Uso acquerelli freddi e tocchi di grigio e turchese per rendere la luce che si riflette sulle superfici metalliche. Disegnare qua è come provare a catturare il respiro di una città che non dorme mai, ma continua a sognare. Singapore sembra veramente viva.
giorno dopo ci spostiamo nel quartiere dove si trova una delle moschee più belle del paese. Le sue cupole dorate brillano al sole, incorniciate dalle palme e dai colori vivaci delle case circostanti. L'atmosfera qui è diversa, più calma, più intima. Nelle vie intorno si sente il profumo di incenso e spezie. Mi siedo su una panchina con la vista perfetta sulla cupola principale. Prendo la matita e comincio a disegnare le linee eleganti della moschea, i suoi archi sottili e i riflessi dorati. Uso toni caldi, ocra e sabbia, con tocchi di marrone e ombre più fredde. È un disegno lento, pieno di rispetto, perché dipingere un luogo sacro non è solo rappresentarlo, ma anche ascoltarlo. Quando finisco, la luce del giorno si fa più morbida e intanto il quartiere si è già riempito di gente del luogo e turisti. Poco distante, tra il traffico ordinato del centro, si trova un edificio che mi incuriosiva da tempo, la Central Fire Station. Costruita all'inizio del Novecento, è la caserma dei pompieri più antica di Singapore e ancora oggi è in attività. La facciata bianca e rossa spicca tra i grattacieli, come una cartolina d'altri tempi incastonata in una città futuristica. Mi fermo sul marciapiede opposto, apro il quaderno e faccio un disegno rapido, con linee decise e pochi colori, rosso, bianco e un tocco di grigio urbano. Il contrasto tra antico e moderno è fortissimo. È proprio questa la dualità che rende Singapore così unica, un ponte tra passato e futuro, tradizione e innovazione.
L'ultima tappa del viaggio è l'immancabile Chinatown, uno dei quartieri più autentici e affascinanti della città. Appena arriviamo, le stradine strette, le lanterne rosse e le insegne in cinese mi riportano in un'altra epoca, in un altro paese. L'aria profuma di incenso e street food e il ritmo della città sembra rallentare per un momento. Ci fermiamo davanti al Tempio di Buddha, un edificio maestoso a più piani, dipinto di rosso e oro. È un luogo incredibile, dove spiritualità e bellezza si fondono in un equilibrio perfetto. E così si conclude questo breve soggiorno a Singapore. Ogni luogo di questa città è stato un incontro tra contrasti e armonie, tra modernità e memoria. Singapore è una città che ti accoglie con ordine e calma, ma ti lascia dentro un'energia sottile, quella voglia di creare, osservare, disegnare. Sono molto felice di aver trovato il tempo di fare una tappa qua, perché Singapore per me era già stato un sogno iniziato anni fa, durante quello scalo del 2019, e oggi finalmente l'ho potuta vivere davvero, con il tempo e la lentezza che merita. Se questo episodio ti è piaciuto, lascia un like, scrivimi un commento su quale sketch ti ha colpito di più e iscriviti al canale per continuare a viaggiare e a dipingere insieme a me. Noi ci vediamo alla prossima tappa. Ciao!